Ciao, oggi vi porto un piatto tradizionale siciliano, la mostarda di fichi d'India dell'Etna. Perché Etna? Perché questi provengono proprio da lì, raccolti sotto i piedi dell'Etna. Mio padre mi ha mandato un bel cartone pieno dei primi frutti. La sua raccolta avviene solitamente ad agosto con frutti più saporiti e dolci. Non ero presente alla raccolta, ma posso mostrarvi la preparazione. Come prima cosa togliamo le spine mettendole a mollo in acqua fredda. Lasciamolo 30-60 minuti. Muniamoci di guanti, mi raccomando, se non vogliamo riempirci di fastidiose spine, e di una spazzola con setole dure o una retina in acciaio. Eliminiamo tutte le punte nere, possiamo lasciarle sia nella testa che in basso perché verranno eliminate. Procedendo così fino a esaurimento, la buccia dovrà risultare liscia. Tagliare entrambe le estremità lasciando poi la buccia che avvolge il fico d'India. Fatto questo passaggio possiamo tagliare in 4 parti e metterli direttamente in una pentola dove li cuoceremo. Queste due li sbuccio e me li mangio io così. Riprendiamo le fico d'India e schiacciamole con le mani. Io ho fatto 2 tipi di mostarda, una con mandorle tostate all'interno, una semplice. Quella con le mandorle va mangiata in poco tempo per evitare che col tempo le mandorle vadano a male. Quella semplice può stare molto più a lungo e si possono mettere al momento i croccanti come noci, noccioline, mandorle, pistacchi, eccetera. Il procedimento è sempre lo stesso. Vi farò vedere entrambi, mi prolungherò più su quella con i croccanti. Una volta schiacciati, mettiamo sul fuoco a cuocere a fiamma bassa, girando di tanto in tanto fino a che non risulteranno morbidi, così da non far fatica quando li passiamo nel passatutto. Ho aggiunto poi chiodi di garofano, meglio se in polvere. Continuare la cottura fino a che riteniamo che siano abbastanza morbidi. Passiamo nel passaverdura iniziando dal filtrino con buchi più grossi fino ad arrivare a quello a trama fitta. Se necessario farlo più volte, questo per evitare che ci siano i semi del fico d'India. Finito questo passaggio, misureremo quanto succo ci ha dato. Riaccendete la fiamma a fuoco medio ed aspettare fino a quando il succo dei fichi d'India non avrà dimezzato il proprio volume. Solitamente sono lavori fatti ad occhio e gusto per le spezie. Ad esempio, io da 3 litri qui ho ottenuto 1,5 litri. Da questo 1,5 litri procedo con le spezie e la farina. Per ogni 500 ml di succo ho calcolato 45-50 grammi di farina di grano duro. Passiamo a cuocere nuovamente il succo e aggiungiamo cannella a piacere e cacao amaro. Io ho abbondato un po' perché mi piace scura.
anche il cacao, basatevi sui vostri gusti e misure. Mescolate sempre per non lasciare grumi quando inserite le polveri. Dopo aver lasciato un po' sul fuoco, uniamo la farina setacciata, sempre mescolando per non fare grumi. Lavorate come se fosse una crema pasticcera, vale anche qui il trucco della scrittura, ossia la crema di fichi è pronta quando scrive. Adesso sta a voi decidere se lasciarla semplice o aggiungere le mandorle tostate. Arrivati all'impiattamento, bagniamo la nostra forma o piatto che abbiamo deciso di usare, così non si attaccherà sul fondo. Metodo della zia. Infatti quest'opera di ricetta è sua, la mia chef preferita personale. Questa donna, fidatevi, ha le mani d'oro su tutto, non c'è nulla che non sappia fare. E le donne d'altri tempi. Versiamo nel nostro piatto bagnato, facendo attenzione di non farla piena fino al bordo. Livelliamo, sbattiamo leggermente per avere un risultato liscio una volta che verrà capovolta. Polverizzo con mandorle tostate tritate e pistacchio per un gusto personale. Si può mangiare fresca con un cucchiaio una volta fredda o intiepidita. Si può infornare a bassa temperatura, circa 120 gradi, per non bruciarla in mancanza di sole. Basatevi sempre sui vostri forni, le temperature cambiano da forno a forno. Così come anche in minuti. Sfornata l'indomani e poi tagliata. Una volta pronta, potrete conservarla in un contenitore ermetico per diversi mesi. Come vedete, cambia colore, diventa più scura quando secca. Se avete la fortuna di avere delle belle stagioni, calde e piene di sole, potete metterle fuori ad asciugare, coperte da una rete per evitare che ci vadano insetti. Ma non fatele prendere umidità. Nel tardo pomeriggio vi consiglio di rientrarla e metterla in un luogo asciutto. Il colore che vedete non è bruciato. Io purtroppo vivo in Germania e qui il sole si fa desiderare. Ci sono molte piogge ed un cielo grigio. E l'estate a volte ci si chiede se esiste. Per fortuna ho molte passioni e sono una donna curiosa. Così passo il mio tempo nella cucina, che è una delle mie passioni, dove sperimento, provo ricette e le faccio mie. Amo condividere le mie conoscenze per varie ragioni. Una, perché è bello farlo e non essere egoisti. Secondo, perché se ci sono delle tradizioni o delle ricette antiche, è un peccato farle perdere nel tempo e non tramandarle. Spero di essere stata chiara nella spiegazione e procedimento, ma per eventuali dubbi o altro, chiedi senza problemi. Sono felice di poterti essere utile. Spero che questa ricetta sia stata di tuo gradimento. Se ti va e ti fa piacere, fammelo sapere con un like. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!